Sei a posto, Fra? «52 gradi, zero ombra, zero acqua. Siamo andati nel posto più caldo del pianeta, un luogo dove la scienza dice che la vita non può esistere. Eppure qualcuno ci vive e noi abbiamo provato a capire perché». So that's the hottest place in the world. The hottest place, the deadliest, and the greatest place in our planet. That's what I was. The gods, they eat plastic. If they shout on you or something, you don't have to say anything. Danakil Depression is very known for the hottest place, the deadliest, and the coldest place in our planet. Like in the second driest area in the world. And for the local people, as you see, is also they move from one place to another place in searching of animals. Plants and also water and the like. That's why, it was very tough. Ad accompagnarci in questo viaggio c'è Jonas, un ragazzo del posto che conosce ogni centimetro di questo deserto. Decide di fermarsi lungo la strada. Vuole mostrarci qualcosa. Una piccola oasi verde in mezzo al nulla. If there is no rain, 1 year or 2 years, if there is no rain, they have something belief. They sacrifice over there and they leave. Okay. They don't eat. Hoping for some rain. Yes. Okay. What is here? Me? Yeah. I'm not able to recognize it. This one is plastic, like this. Because the goats, they eat plastic. Yes. Because there is no vegetation. Here there can be, But if they bring from there, the goats, they don't eat this one, but the available there is not plants, but Yes. plastic and the like. That's why. Praticamente quello che ci sta dicendo è che qui non c'è niente, non c'è vegetazione, non c'è nulla neanche per gli animali, tanto che le capre che gli Afar hanno sacrificato in realtà pur di sopravvivere hanno mangiato plastica e questa ne è la dimostrazione. Mangiano qualsiasi cosa, come mi spiegava, queste cose appunto plastica, ma qualsiasi cosa dovessero trovare proprio per cercare di sopravvivere in un ambiente ostile come questo. Incredibile. Qui, nella Dankalia, sopravvivere non è un diritto, è un atto di coraggio. In questo inferno di fuoco e desolazione c'è chi ha imparato a resistere, chi ha trasformato il deserto nella propria casa. Gli Afar, un popolo capace di vivere dove nessuno sarebbe. E noi siamo andati ad incontrarli, per capire cosa li spinge a restare. Adesso siamo appena arrivati e stiamo aspettando la nostra guida che è entrata all'interno dell'accampamento degli Afar e è andata a chiedere se ci possono ricevere, quindi se siamo i benvenuti. In realtà, come mi spiegava, non lo facciamo solo per questo motivo, anche per motivi di sicurezza, perché qui potrebbe essere inteso come una minaccia e sicuramente minacciare gli Afar è l'ultima cosa che vogliamo, quindi speriamo bene. His name is Idris. Yeah, and I asked him, just we come here just to discover something and also to share what their life looks like. So he said welcome. Okay. So he accepted everything. So before we are going to go inside houses, now you see how the heat is, yeah? Uh-huh. So these people are very good even to exist even with this heat. So to some extent we have to be polite while going and film them. Okay. One, because sometimes they will be violent or maybe aggressive or something. So if they shout on you or something, you don't have to say anything. They are good at hurt. Okay. One. Second, for ladies, you don't have to touch, but you can communicate with each other easily, then they will be all right. Okay, perfect. Yeah. We can go. Yeah. So this village is called Fi'a. Ci dicono che gli Afar sono diffidenti. In un luogo dove non esistono tribunali e la sopravvivenza è appesa a un filo, hanno imparato a farsi giustizia da soli. Molti portano armi, non per minacciare, ma per sopravvivere.
Adesso, girando un po' per il villaggio, una delle cose più comuni che può capitare è incontrare dei bambini che ti circondano, ti chiedono foto. La cosa però più triste è che in realtà alcuni di loro hanno i capelli rossi e chiedevamo alla nostra guida come mai. Ci ha spiegato che è un effetto collaterale dovuto alla malnutrizione. Non è che non mangiano i bambini, in realtà mangiano, lo fanno, semplicemente non c'è varietà e quindi non assimilano i nutrienti necessari. شو كان مجمرة؟ إدريس إسماعيل محمد أبزيا عمت جيرم سلسة جل عمت أبزيا ميركو بزاتات مالي هذا تسمع جن عدمها مالي عدمها 4 جل بس يعني أبزيا ታይሽሙ ما خلي مبكال ነገር ገለ የለን ማለት እዩ መብላ ما قلعت ገለ ما جمل نحلاو ما قلعت نهب جمل تخوينو ما قال عدا يخيدي احنا شغري كو نبلع ما جمل سيغا نحلاو نا جمل صبا ማለት اما ነገር ተተሐሊ አብዚ عد ማለት አብዚነብ የዘነበ ጊዜ አዋህጅ من البات بقولعت زابت سب كلكم واحد يوصل من البات نفرحكم مكواك زينب يمسي كده مالتي. I also wanted to ask him what makes him wanted to stay here, living here in such a difficult place, like also considering the threat from other groups and instead of living somewhere else, like for example in cities and other villages. وين كمكم ግን احنا ካለ عدنا خدማ مسرح ስራሕ አይፈልጥም ናይ ኣብ መንግስቲ የዋሃብ እርዳታ ወይ እንትን ደሞ ወይ ገለ የለን ተኮይኖማ ታይነ ገበሩ ነخدም ጅምሳና ነخدም ነው ብለ ታይነ ወላ ታይነ ሰራ. And just last question, I wanted to ask him if he has ever faced any clash with other groups, any bad situation here in the village or even somewhere else in his life, and what happened, if you can describe what happened on that situation. How did he feel and how did he act? ናጀመል ቢቻኮ ኻሊ አይትሪ ሓደ ታሊ ረኻዶ مسب يبلع مس حدا كو يبلع تايشمو يانا عاري مشتي نا تالي يبلع ነገር የለ እኮ ክፍቲ ና ታሊ ለሐመ يبلع መቦከላ ዛብ ጀነብ የዘነበ ጊዜ መቦከል ነገር የለም ማለት ነው። እዚያ ናይ ገመል የበለع ዛፎች አርዚና ወላ يكون ولا واحد እኮ بتعمسو يبልي ማለት ግን አብጃ አዲ ምንም ነገር የለም ማለት ብዙሓት የለን ማለት አይትሪ ሓደ ሰለስተ ገዛ ወይ 4 5 ከመትኩ ኣብ ገመል ተተሐልየ ሰብ ተኣኺባ አብጃ አዲ خالص ባይ እንታይ ይሰራ እንታይ ይበል ማለት Ascoltando Idris, percepisci un mondo fatto di regole invisibili e di equilibri fragili. Qui la ricchezza non si misura in denaro, ma nei cammelli, nell'acqua, nella sopravvivenza dei propri figli. Ma se vivere qui è già una sfida, quello che sta per arrivare è qualcosa di ancora più estremo. Oddio raga, ma quanti sono? Non ho mai visto nulla di simile, perché adesso ci siamo avvicinati ai giacimenti di sale e già a distanza si intravedevano queste luci. In realtà sono persone che stanno lavorando per raccogliere il sale e lo stanno facendo proprio di sera, perché al mattino fa troppo caldo e le temperature non permettono il lavoro, quindi sono costretti a lavorare di sera. Quindi provate ad immaginare cosa significa lavorare con queste condizioni. Adesso sono circa le 10, immaginate ci sono 40 gradi e vogliamo provare ad avvicinarci ad uno di loro per provare a fare 2 chiacchiere e cercare di capire cosa significa davvero fare questo lavoro in un posto simile.
شريف إدريس محمد. إذا أسرح هذه أسرع يقبر له أسرع عمل تسرع يوم كل تسبيت الليو قلعو شو عكي قلعو عنه ماتا كثرة تخوينو شمونتي مشيت تخوينو شمونتي عيسر نسر الحوزي شمونتي ساعات سرحنا نملس بممكن إذا بجول سرحة سلزو خوينو دكام للو معلت اللو جن جوجو صرحتينا تخوينو حمست شحن قال لي يركب كيكالي بمعلتي بشو 9 دقائق اي بتعمل حيال سرح يوزي بتعمل حيالي فنكلو بجمريا فنكلو بتعمل حيالي دحر مسرال تخوينو قنفر عبي سلي تخوينو بتعمل دكام اللي حيالي سمعها كامو سلي تخوينو بتعمل انتل دي ماي ليلو بزوح جزي ما قويت أكلم سليوني مالت ما ملس سلي فلقو نفتن سر تعمل فتن يدلي مالت Sono le 4:30 del mattino e ci siamo svegliati per ripartire. Dobbiamo farlo adesso perché altrimenti più tardi sarà caldo. Alla fine in realtà non siamo riusciti proprio a dormire perché la sensazione di caldo è troppo forte, quindi in realtà hai questa sensazione di sporco costante. Non c'è la doccia ovviamente e l'unica doccia che abbiamo è questa tanica che ci siamo portati di acqua con cui in realtà stiamo provando in qualche modo a rinfrescarci, anche se l'acqua all'interno è bollente. Vabbè, capiamo un attimo cosa succede. La notte non è stata clemente. 42 gradi costanti e un vento che ti riempie i polmoni di sabbia e polvere. Il corpo umano si adatta, resiste, combatte. Ma questo posto non è fatto per essere abitato. Percorriamo 2 ore attraverso un deserto piatto senza punti di riferimento. La nostra guida ci avverte: se quello che abbiamo visto finora era incredibile, dobbiamo resistere ancora un po'. Sta per mostrarci un luogo completamente alieno, dove non è mai stata registrata traccia di vita. Dall'Ol, il luogo più infernale del pianeta, laghi acidi, geyser bollenti, terreno rosso e giallo. La Terra qui è viva. Qui è stato registrato il record di temperatura della Terra, 63 gradi. Il sale brucia gli occhi. L'aria ti taglia la gola, ci sono 50 gradi all'ombra e ti chiedi quanto può davvero resistere un corpo. Avevamo ancora storie da raccogliere, domande senza risposta. E poi, proprio quando pensavo di aver capito cosa significa vivere al limite, il deserto ha deciso di ricordarmi chi comanda. Ho provato in tutti i modi a restare, a spingere oltre ogni limite, ma questo luogo non concede sconti. Non perdona. Mi ha costretto a fermarmi, osservare e a capire che a volte la forza da sola non basta. Fermarsi non è arrendersi, è ascoltarsi, rispettare i propri limiti e trovare forza in un passo indietro. Nei giorni successivi ripensavo ai bambini nella polvere, agli uomini che scavano il sale nel buio della notte e mi chiedevo cosa vuol dire davvero vivere. Forse vivere è trovare un senso anche dove tutto sembra impossibile. In Dankalia ogni cosa è una sfida. La vita va avanti per abitudine, per istinto o forse per fede. Nessuno prova a cambiare questo posto. Si resta. E forse è proprio questo il punto, che l'essere umano è capace di abituarsi a qualsiasi inferno pur di non affrontare ciò che non conosce. Parlando con loro, non è solo la fame e il caldo che tengono fermi gli Afar, è la paura di scoprire che altrove esistono luoghi più favorevoli. Ma a pensarci bene, non siamo così diversi. Anche noi restiamo, solo in deserti più comodi, più silenziosi, più moderni. Cambiano i paesaggi, cambiano le temperature, ma la paura della scelta in fondo è la stessa. Forse restare è il nostro modo di essere liberi, o forse è il modo più semplice per non scoprirlo mai.